Buongiorno a tutti ragazzi, sono Gabriele Mura di agisoft-coaching.com e in questa video guida analizzeremo, processeremo quelli che sono i dati di un famoso monumento che è la Porta di Brandeburgo. In questo caso utilizzeremo un dataset fotografico che ci è stato fornito dalla SIARC. Innanzitutto vi mostro quello che è la citazione che mi hanno consigliato di mostrare per l'utilizzo delle fotografie che appunto mi hanno fornito. E quindi iniziamo il nostro video importando innanzitutto facendo una considerazione su quelle che sono le fotografie vere e proprie. Talvolta si riprendono degli elementi come questa colonna a metà che poi diventano una problematica per la fase di overlapping, ovvero di sovrapposizione tra una foto e l'altra. Piuttosto che avere una situazione, diciamo, di confusione come in questo caso, è consigliabile appunto selezionare un sistema di colonne dove in qualche modo si possano distinguere, come vedete in questo caso, praticamente nettamente nella loro singolarità. E quindi in questo primo tutorial vi vorrò mostrare come innanzitutto importare i due dataset. Quindi come dicevamo abbiamo due chunk separati, uno che è orizzontale e l'altro che invece è verticale. Quindi procediamo importando nel primo dataset orientamento quello orizzontale, quindi facciamo clic sul tasto ok per importare tutte le 167 fotografie. La stessa procedura va ripetuta per quelle con un orientamento verticale, che sono queste. Facendo così ho importato, vedete, tutte le fotografie con un orientamento verticale in un chunk distinto rispetto a quelle delle fotografie orizzontali. È bene separare i due diversi orientamenti tra una fotografia e l'altra in maniera tale che possiamo avere maggiore precisione e maggiore anche, diciamo, congruenza tra una fotografia e l'altra. Poi in una seconda fase andremo in qualche modo ad allineare un dataset rispetto all'altro. Per far riconoscere i targets dovremo prima posizionare, creare l'allineamento delle fotografie. Quindi procediamo alla fase di allineamento andando dal menu workflow, selezioniamo Align Photos e facciamo clic sul tasto ok, lasciando tutti i valori predefiniti. Ragazzi, il processo è stato completato, quindi facciamo clic su ok e ci è stato appena comunicato che non tutte le foto sono state allineate. Quindi riavviamo questo procedimento che
andiamo su Workflow, Align Photos e ci cerchiamo che sia deselezionato il flag resetta allineamento corrente. Quindi facciamo clic sul tasto OK per andare a completare, vedete, le foto allineate con l'asse a sinistra. Per vedere meglio, magari le selezioniamo con a forma di camera e quindi possiamo ruotare il nostro modello nello spazio. Andiamo invece a inserire quelli che ci interessano, ovvero quelli che abbiamo visto prima in questa fotografia. Facciamo clic con il tasto destro, inserire il primo, vedete che è stato esteso ad ogni fotografia dove appare. Facciamo clic con il tasto destro sul secondo, e vedrete anche in questo caso che l'estensione ha riguardato ulteriori fotografie, e facciamo clic sul terzo marker e poi su Add Marker per accorgerci che ancora altre fotografie sono state associate a questi elementi. Possiamo aprire per controllare magari in altre angolazioni la posizione del relativo marker. Vedete? E volendo li possiamo anche perfezionare trascinando il mouse. Vedete però che in via generale sono abbastanza precisi. Dopo un controllo generico possiamo quindi verificare anche nel modello il posizionamento di questi markers. Come vedete, due sono alla base di questa colonna e il terzo invece risulta sullo spigolo, cioè sul tubo vicino allo spigolo di questo muro. Quindi questa è stata la ricostruzione, la prima ricostruzione del primo dataset. Quello che dicevamo era orientato in senso orizzontale. Quindi ora procediamo alla ricostruzione del secondo, ricordandoci sempre di andare su Reference e dal pannello Reference selezionare il file CSV, fare clic su Apri. Quindi in questo caso avremo già, come potete notare, le colonne corrispondenti ai nostri elementi. In qualche modo questa disposizione è stata memorizzata dal file di prima, quindi importa dalla terza riga, anche questo è corretto, e facciamo clic sul tasto OK. Non ci interessano i markers che vengono posizionati, i markers per ogni fotografia, quindi facciamo clic su no, e invece procediamo con la fase di allineamento dal pannello Workflow selezionando Align Photos. Quindi accuratezza lasciamo alta, per selezione generica perché comunque sia sono più di 200 foto, e poi lasciamo impostati i valori di default, quindi facciamo clic sul tasto OK per avviare anche questo processo. Quindi ragazzi, anche in questo caso la ricostruzione della nube sparsa non ha avuto un esito completo al primo
tentativo. Quindi come potete vedere sono state allineate solamente 193 camere dei 228, quindi per completare l'allineamento dobbiamo ripeterlo. Stando attenti, come abbiamo detto anche prima, controllare che sia deselezionato il flag resetta allineamento corrente. Quindi premiamo nuovamente il tasto ok per completare l'allineamento. Come potrete notare nel pannello proprietà, il numero di foto allineate è diventato appunto di 221, però ancora non sono tutte allineate, quindi ripetiamo ancora un'altra volta il comando line photos. Nonostante tutto, qualche fotografia ancora non viene riconosciuta. Ricordiamo che è solamente la prima parte della ricostruzione. Possiamo quindi procedere con l'inserimento dei markers come abbiamo esattamente fatto per il dataset precedente. E cliccando su questa icona possiamo ingrandire o diminuire la foto e quindi scorrendo questa barra potremo andare a selezionare nuovamente il nostro elemento con il marker numero 3 ad esempio. Quindi selezioniamo e impostiamo il marker 1 facendo clic sul primo marker e facendo quindi clic su add marker. Questo sarà il primo punto che, come è successo anche nella foto precedente, cioè nel chunk precedente, verrà riconosciuto anche nelle altre fotografie. Poi selezioniamo il secondo, add marker, e infine selezioniamo il terzo. Tasto destro, add marker, punto 3. E questo che abbiamo appena visto è l'immagine, questa immagine, scusate, è questa immagine qui. Quindi ora possiamo vedere le altre se effettivamente sono correttamente posizionate. Sembra di sì. Ora quindi possiamo ripulire, come dicevamo, la nube sparsa, andando su Model, sul pannello Model e selezionando Gradient Selection. Quindi possiamo impostare appunto di selezionare tutti i punti che sono stati ricostruiti con poca certezza. Quindi muovendo questo cursore possiamo portare la selezione ad un valore, impostiamo 30. Ok. Quindi la prima parte, in questo caso, è stata correttamente ripulita. Ora ci rimane la seconda parte. Facciamo su ok e cancelliamo anche questo. Come vedete la nube è molto più pulita. Quindi tornando al chunk orizzontale possiamo ottimizzare a questo punto la posizione degli apparecchi fotografici impostando tutti questi valori che riguardano i valori delle lenti. Facciamo clic sul tasto ok e ora posizioneremo
ottimizzeremo anche gli apparecchi del secondo chunk. In questo modo possiamo mantenere le fotografie più precise. Torniamo quindi al chunk orizzontale e quindi a questo punto possiamo utilizzare anche gli altri filtri. Andando sul pannello model selezioniamo gradual selection e possiamo anche aprire il pannello dell'accuratezza, quindi solitamente questo valore l'ho imposto a 1/10, quindi faccio diviso 10, faccio clic su ok e vado a cancellare questi punti sia nel chunk orizzontale che in quello verticale. E infine impostiamo il valore di riproiezione per selezionarlo sempre al di sopra dello 0,5. Magari in questo caso possiamo fare dello 0,56. Non si vede molto, però c'è, e quindi eliminiamo anche questo. Secondo chunk ripetiamo la stessa operazione. E eliminiamo anche questi punti incerti. Ottimo ragazzi. A questo punto abbiamo i nostri due modelli e concludiamo questa lezione allineando chunk 1 rispetto al chunk 2. Chiaramente in questo caso prendiamo come riferimento il chunk 2 perché ha più fotografie rispetto al chunk 1, quindi faccio doppio clic per selezionarlo, vado nel pannello workflow e seleziono align chunks. Da questa finestra posso selezionare il metodo, anziché basato sui punti metterò basato sui marker. I due chunk sono selezionati e quindi posso premere sul tasto ok per sovrapporre i due chunk. In questo caso questo è il chunk 2 e questo è il chunk 1. Per concludere quindi possiamo unire i due chunk andando su workflow e selezionando merge chunks e selezionando i due chunk. Facciamo clic quindi su ok per vedere il chunk totale, che è questo, il chunk che è quello che abbiamo ottenuto dall'unione dei due chunk precedenti. È venuto bene, vero? Mi sembra di sì. Dunque, a questo punto possiamo disattivare i primi due chunk e lasciare quello completo per questa area interna del tempio, questa specie di tempio. E quindi facciamo clic su File, su Workflow e selezioniamo Build Mesh.
questo caso abbiamo un numero molto alto di punti, quindi anche una ricostruzione con un valore medio potrà darci degli ottimi risultati. Come face count, anziché height, perché non so effettivamente il valore di facce che sarà ricreato, preferisco selezionarlo manualmente, un valore pari a 4 milioni, e l'interpolazione la lasciamo come enabled, ovvero ricostruisce delle superfici solamente laddove i punti lo consentono, e quindi facciamo clic sul tasto OK per concludere questa operazione. Benissimo ragazzi, chiudiamo questo tutorial con il caricamento che ci porterà alla ricostruzione della mesh di tutta l'area, di tutto il volume. Quindi concludo salutandovi e chiedendovi magari di mettere un mi piace al video se vi è piaciuto, di condividerlo sui social con i vostri amici e magari di iscrivervi al mio canale YouTube e anche alla mia pagina Facebook. Ci vediamo per il prossimo video. Ciao, arrivederci.